Il mio obiettivo in questo video è di realizzare il più originale tavolo da pranzo che abbiate mai visto. L'ho creato appositamente per il SIT Furniture Design Award e se fallisco, sarà un errore che potrei rateizzare in 12 comode mensilità. La parte più importante di ogni progetto di falegnameria è sicuramente la scelta del legno. In questo caso utilizzo del legno secolare di cedro, particolarmente apprezzato per la fragranza dolce che sprigiona. Per creare questo tavolo mi ci sono voluti all'incirca 6 mesi, in cui ho dovuto superare diverse sfide, partendo dalle più piccole alle più grandi, passando per momenti di grande motivazione a momenti di demotivazione. Ma questo mi ha portato a sviluppare nuove competenze e imparare nuove lezioni relative alla lavorazione del legno. La sfida più grande è stata quella di lavorare materiali così diversi, tutti nello stesso progetto. Tutto ciò che sto facendo in questo momento è di rimuovere la corteccia e il legno tenero, in modo che resti solo il legno puro senza imperfezioni, utilizzando varie spazzole metalliche. Così mi assicuro che la resina epossidica abbia una superficie molto solida a cui aderire. Per garantire una pulizia accurata anche nelle zone meno accessibili del legno, mi affido ad una sabbiatrice che riesce a raggiungere e pulire le fessure dove le spazzole metalliche non sono efficaci. Grazie ai binari di guida e alla sega circolare vado ad effettuare un pretaglio del legno in modo che calzi perfettamente all'interno della cassaforma. Una volta che ho rimosso tutte le imperfezioni, sigillo tutto il legno con una resina epossidica per evitare che si formino delle bolle d'aria all'interno del tavolo, quando in seguito andrò a fare la colata finale di resina. Una volta preparata la cassaforma mi assicuro che sia perfettamente livellata, così da assicurarmi l'uniformità della resina durante la colata. Anche se in questo passaggio sembra che stia spargendo l'acqua santa, vi assicuro che è molto importante mantenere sempre le superfici di lavoro il più pulite possibile, perché andrò a colare una resina semitrasparente e voglio evitare di vedere gli sporchini all'interno del tavolo una volta finito. In seguito ad una pulizia molto profonda vado ad applicare la cera distaccante per facilitare il distacco del tavolo dalla nostra cassaforma quando tutta la resina si sarà asciugata.
Per questo tavolo ho optato per fare una resina semitrasparente e nera color fumé. Questa particolare colorazione mi affascina parecchio perché mantiene un effetto vedo non vedo pur mantenendo tutta la sua eleganza. Questo però complica ulteriormente il processo in quanto devo mettere la resina in una camera a vuoto per estrapolare tutte le bolle d'aria che sono presenti al suo interno. È molto interessante vedere come la resina si comporta quando è messa sotto vuoto. Infatti sembra bollire fino a un suo apice per poi ritirarsi e stabilizzarsi. Quello è il punto in cui capisco che la resina è pronta per essere colata nello stampo finale. Con un phon termico vado ad eliminare tutte le bolle superficiali che si sono create durante il processo di colata. Ed ora non ci resta che aspettare e sperare che tutto vada per il meglio. La resina in questo processo ci mette circa 7 giorni per indurirsi e possono andare storte molte cose. Dopo aver rimosso il tavolo dalla cassaforma è ora di fresare tutto il piano e di portarlo alla misura finale finita. Per questo tavolo ho optato per fare un grande smusso di 22 gradi. Secondo me è un dettaglio che rende tutto molto moderno e dà uno stacco rispetto al classico e monotono taglio dritto che hanno tutti gli altri tavoli. Una cosa molto importante è aggiungere nella parte inferiore del tavolo delle costole in metallo per evitare che con il tempo il legno tenda a deformarsi. Solitamente queste deformazioni avvengono per i cambi di temperatura e umidità nell'aria e nelle stagioni. Per fissare la costola di metallo al tavolo
è necessario inserire delle boccole nel legno per fare in modo che sia possibile avvitarci delle viti. In questa fase utilizzo un particolare disco diamantato per andare a levigare l'ametista e togliere la pietra superficiale che non mi interessa. In questo caso devo dire che ho svolto un lavoro molto pericoloso che ho realizzato solamente riguardando il video. Non utilizzate mai dei guanti vicino ad attrezzi rotativi come sto facendo io in questo caso, perché potrebbe impigliarsi e tirarvi dentro tutta la mano nella lama. Non sono pazzo ragazzi, lo giuro, anche se so che lo state pensando. Perché qualcuno dovrebbe andare a tagliare un angolo di un tavolo praticamente finito? Onestamente è la prima volta che sto provando a fare un lavoro del genere e non so neanch'io se è una buona idea oppure se si rivelerà una catastrofe colossale. Questa è la fase di tutto il processo che mi ha causato più stress e ansia, ma penso che sia la stessa emozione che state provando anche voi in questo momento. Il messaggio che volevo trasmettere con questo dettaglio è che se il tavolo si spezza, ne esce un'ametista che impreziosisce ulteriormente quest'opera d'arte. Passiamo alla levigatura, che è il processo più lungo e tedioso di tutto questo lavoro. Parto a levigare con una grana 120 fino ad arrivare a una grana 3000. Provate a guardare queste immagini e ditemi cosa vedete di sbagliato in questo processo. Per chi di voi ha mai provato a levigare un bordo o uno smusso sa benissimo quanto è difficile mantenere la levigatrice perfettamente perpendicolare al bordo da lavorare. Alcuni di noi utilizzano un cianfrino con della carta vetrata, ma avete mai pensato sia un processo pessimo? Guardate come si muove la mia mano. Dopo varie ricerche su internet mi sono reso conto che non esiste uno strumento per eseguire questa lavorazione in modo semplice, preciso e veloce. Per questo mi sono messo a studiare e ho creato questo innovativo attrezzo che ho chiamato ProEdge. È estremamente semplice da utilizzare. Su un lato è dotato del velcro e si può in modo molto semplice ed intuitivo applicare la carta vetrata. In questo modo potete eseguire una lavorazione di estrema precisione senza dovervi innervosire ulteriormente. Ora vi mostro come funziona. Passiamo ora alla lucidatura.
Per lucidare l'intero tavolo io utilizzo 3 paste polish con 3 grane diverse, passando da una grana più grossa abbinato ad un piattello in gomma duro fino ad arrivare a una grana più sottile che abbino con un piattello in gomma più soffice. Per la fase di finitura utilizzo il classico Osmo, personalmente preferisco applicarlo a pennello in quanto il legno riesce ad assorbire una maggior quantità di prodotto. Ora che il piano del tavolo è completo, passiamo alla fase di progettazione e di realizzazione delle gambe. Per queste gambe mi sono ispirato alle ali di un angelo e quindi dopo vari tentativi sono riuscito a trovare l'armonia perfetta. Ora carichiamo tutti i file nel taglio laser e che dire, buona visione! Passiamo a piegare i pezzi appena tagliati. In questo passaggio andremo a fare una piega di 90 gradi giusto al centro della nostra gamba, andando così a dargli la forma finale. In questa fase posiziono dei tubi come dima in modo temporaneo per aiutarmi a posizionare le gambe del tavolo. Passiamo ora alla preparazione del fondo. In questo caso ho utilizzato un fondo color giallo ocra. Per ridurre i tempi di lavorazione, dato che ero già in ritardo con la consegna del progetto, ho utilizzato una vernice a rapida essiccazione. Ora andiamo ad applicare la foglia oro. È un processo molto delicato in cui bisogna prestare molta attenzione. Ho scelto di utilizzare una tecnica che si chiama tamisé, che consiste nell'utilizzare gli scarti della foglia oro di altre lavorazioni. Questo rende la foglia oro increspata. Tale effetto creerà un effetto eterogeneo, dando vita a riflessi di luce molto particolari. Finalmente, dopo molto lavoro, posso dire di essere riuscito a portare a termine questo progetto.
Come avete visto, ogni minimo dettaglio è frutto di un attento studio. Come ultimo passaggio ho deciso di rivestire il tavolo con il G-Nano, questo fantastico prodotto nanoceramico al grafene. Questo renderà il piano del tavolo estremamente impermeabile e lo proteggerà dai micrografi che si possono creare durante il normale utilizzo. Anche questo prodotto lo trovate nel mio store e a differenza di altri prodotti simili, questo è un prodotto monocomponente e quindi ne semplifica ulteriormente l'utilizzo. Grazie mille di avermi seguiti e ci sentiamo alla prossima.